In questo video vi presento la realizzazione di un dipinto monocromatico passo passo. Il dipinto che ho eseguito è questo. Avete modo di vedere la sua realizzazione a velocità normale, tranne 2 passaggi all'inizio, quindi potete vedere benissimo tutte le fasi della realizzazione. Spero che sia interessante e come sempre informativo. Vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video, a mettere un mi piace e a commentare, soprattutto senza farvi nessun problema. Qualsiasi curiosità che voi avete me la dovete assolutamente chiedere. Vi ringrazio veramente di essere qui e vi auguro una buona giornata. A presto e buona visione. In questo vasetto c'è la quantità di colore necessaria per riempire il fondo del dipinto che vado ad eseguire oggi. Vi rimando al video della volta scorsa perché i 2 video sono assolutamente legati uno all'altro, perché parliamo nel video precedente del dipinto monocromo. Quindi io scelgo questa tonalità abbastanza fredda di grigio per dipingere il fondo. Poi vi sono altre tonalità che io ho scelto e ottenuto mescolando 3 dei 4 colori di cui abbiamo parlato precedentemente, cioè il bruno Van Dyck, il nero di Marte e il bianco di titanio. In questo caso ovviamente più bianco che altri 2 colori per ottenere un colore chiaro che mi serve per capire tutte le zone in luce della nuvola. Io non copio in questo caso nessuna fotografia. Il disegno della nuvola è un disegno che ho progettato, che progetto e che eseguo sulla base dell'esperienza grafica, dell'esperienza pittorica, dell'esperienza di osservazione che ho fatto al naturale. E come ho già detto tante altre volte, le nuvole mi danno occasione per riscrivere un pochino gli spazi e i volumi in questa riscrittura monocroma che rende tutto più astratto, decisamente più, oserei dire che può andare quasi al di là di quello che è l'aspetto reale del soggetto che vado ad eseguire, ma non è questo il tema del video. Il tema del video è il procedimento. Quindi io in questo momento non lavoro sulla tavolozza, ma ho composto 3 colori. Ho composto il colore del fondo e quindi in un barattolo, ho composto il colore che andrà a occupare sommariamente gli spazi destinati alla luce che picchia sull'oggetto in questione e un altro colore che determina gli scuri di questi oggetti. Quindi adesso quello che faccio è mettere il chiaro. Chiaramente sono 2 tonalità che non saranno le tonalità finali e non devono esserlo. Devono essere necessariamente, nel mio caso, chiaramente molti toni sotto quelli che saranno quelli che saranno poi i risultati che posso ottenere al termine. E quindi, sapendo già che risultati io voglio ottenere, posso applicare questo metodo che mi risulta a me più efficace e più simile a ciò che io poi faccio, che poi eseguo anche sulla carta con le biro.
Quindi vedete, il fondo naturalmente è stato dipinto ed è stato lasciato ad asciugare una giornata basta, perché dà la possibilità di seccarsi abbastanza, ma non tanto per essere completamente impermeabile, fra virgolette, al colore che poi metteremo sopra. Infatti si può col pennello sfumare nella tonalità sottostante senza nessun problema, però è abbastanza solido per non mischiarsi con il bianco che io passo adesso sopra. Quindi questa costruzione del bianco che io faccio in questo momento è dettata da una grammatica della luce, da una corrispondenza che mi aiuta a ottenere il risultato che voglio. Quindi la luce viene da sinistra e picchia sulla nuvola e quindi ho bisogno che le luci siano posizionate in una certa maniera. Vedete quindi il bianco, che come abbiamo detto nel video precedente, deve sempre restare un tono sotto. Per le altre cose si abbasserà anche ulteriormente, perché il bianco, soprattutto il bianco di titanio, che è mescolato poi col bianco di zinco, come abbiamo visto in un altro video. Qui vi rimetto un altro link a destra, che vi rimando un video in cui io espongo i colori che uso, i pochi colori che uso quando dipingo ad olio. Il bianco di titanio mescolato al bianco di zinco tende a cadere di tono quando asciuga. Ecco, adesso sto mettendo, come vedete, la parte scura, la parte definendo la parte che poi andrà in ombra della nuvola. Non c'è molto da dire se non da osservare, e se avete giustamente qualcosa da chiedere, se avete qualcosa da puntualizzare, qualche curiosità o qualcosa che io mi sono assolutamente dimenticato di dire, o che magari per me non è importante, invece è per voi, e vi vengono delle domande a cui io in questo momento non riesco ad immaginare, non esitate a pormele in calce a questo video nella descrizione, nei commenti soprattutto alla descrizione. Ecco, adesso vedete, quindi questa nuvola stiamo comprendendo che ha una determinata forma, sta prendendo una determinata forma, e io per dare questa determinata forma ho bisogno che lo scuro vada in una certa direzione, sia messo in un certo posto ad un certo momento. Ecco, vedete, per esempio, adesso ci saranno dei momenti in cui io entro anche nel bianco e trascino il colore nel grigio e viceversa. Il colore a olio è straordinario perché ha questa duttilità, questa pastosità in cui proprio si lascia modellare. Io anche se lo uso, anche se mi piace dipingere con gli acrilici, però l'olio mi dà questa sensazione di modellare il colore che mi piace, voglio dire, è una cosa anche che mi piace proprio da un punto di vista proprio tattile fare. Adesso vedrete che dopo aver messo tutte le ombre, necessariamente questo studio, questo inizio, questo abbozzo, questa definizione di scuri e di chiari dovrà riposare almeno un giorno ancora. Quindi un giorno per seccare il fondo e un altro giorno per far seccare queste due tonalità. Chiaramente
girando il video il giorno dopo cambia un pochino la luce, però il video non ne risente in maniera sostanziale, perché quello che mi interessa non è appunto tanto mostrarvi il risultato, quindi la bellezza o la bruttezza del lavoro, ma il procedimento. Ecco, a questo punto, ecco, questo qua è il vasetto dove chiaramente io ho messo il colore che ho dato nello sfondo. Poi questo qua è il bicchiere dove invece sta lo scuro che ho usato per gli scuri. E questo è il chiaro che ho usato per le parti in luce. Tutti e tre questi colori io li metterò nella tavolozza insieme agli altri. Vedete? 1, 2, 3. Insieme agli altri colori che io uso. Questo perché? Perché partirò sempre da questi colori per scurire o schiarire le tonalità che mi serviranno per comporre il dipinto. Adesso in questo momento sto iniziando con la parte scura, quindi la profondità di questi scuri della nuvola. È importante che l'asciugatura sia in fase avanzata, ma non totalmente compiuta, perché essendo ancora abbastanza morbida, io riesco a fare due cose. Se voglio riuscire a tenermi al di sopra di quella tonalità che io ho messo sotto, semplicemente appoggiando il colore sulla tela. Se invece voglio compenetrarlo con quello sottostante, basta solo che calchi un pochettino il pennello e allora il colore sottostante si riesce a far trascinare e a compenetrare con quello che io sto mettendo in questo momento. E quindi fa alterno queste due cose, per cui in questo modo riesco a creare una superficie omogenea che non risulti, voglio dire, non risulti fredda e ritagliata, ecco. Cioè che i colori compenetrino uno dentro l'altro. Il silenzio è straordinario perché quando si dipinge, almeno quando io dipingo, nella testa ho un sacco di rumore che fanno i pensieri e che devono necessariamente anticipare quello che poi farà la mano, decidere quello che farà poi la mano poco dopo il pensiero. Quindi quando io sto dipingendo penso già a quello che farò subito dopo, cioè precede il pensiero quello che poi farà il pennello. Non voglio dire che sia tutto assolutamente calcolato, però se voglio ottenere un certo risultato devo fare alcuni passaggi che sono dettati da una grammatica che mi sono dato e che non posso fare a meno di seguire, perché sennò non potrei ottenere quello che voglio. Quindi non posso dire ho dato una pennellata o ecco da questa pennellata che non pensavo di poter dare, ora riesco a trovare nuove idee, nuovi stimoli per fare altre cose. No, a me questo non succede. Io tendo a
così in maniera personale a tracciare una strada che poi percorro e devo percorrere perché l'obiettivo finale è già prefissato. Quindi è fondamentale, ripeto, la questione del tempo. Ed è per quello che mi piace l'idea di mostrare il dipinto, cioè di guardare il dipinto farsi, perché ritornando a vecchi discorsi che si possono trovare anche qua e là nei miei video, ma che ogni tanto ritornano come un refrain, e questa poi in fondo la vera opera, nel mentre, nel farsi. Chiaramente è soddisfacente quando si riesce a raggiungere un certo risultato, ed è possibile che invece questo risultato tardi ad arrivare. È possibile, non è che voglio dire che sono qui, che io sono un robot e quindi quando faccio qualcosa arrivo alla fine ed è assolutamente così come volevo. No, è possibile che debba riprenderlo perché magari non sono riuscito a ottenere esattamente quello che volevo. Ecco, adesso sto mettendo dei riflessi chiari, vedete, ho preso un pochino del colore di fondo e sto mettendo dei riflessi chiari in modo da far muovere, tra virgolette, questo scuro, in modo che possa crearsi una sequenza, una serie di piani che possano far leggere questa superficie come qualcosa di avvolgente, non qualcosa di piatto. Anche adesso sto sfumando, vedete, sto sfumando con il fondo, quindi sto spingendo col pennello sul fondo per riuscire a tirare un po' di colore per poterlo amalgamare con il colore soprastante. Avrei intenzione adesso di fare un dipinto abbastanza grande, sempre monocromo, molto più articolato, non di nuvole ma di un paesaggio articolato, sullo stile dei miei disegni, dei miei pensieri sulla natura. Se voi andate sul sito, andate a vedere nella sezione drawing, vedete che ci sono dei disegni che si intitolano Pensieri sul paesaggio, e quella serie lì mi interesserebbe riportarla in grande sulla tela. Ecco, questa nuvola è proprio, fa parte di un disegno preparatorio che però poi l'ho anche modificata in questo momento, cioè l'ho modificata nella mia idea poi di trasporla qui sopra, perché ho visto questa formazione qualche tempo fa, e mi è piaciuto sceglierla per fare questo video. Ecco, adesso vedete questo scuro, chiaramente entra ancora dentro la nuvola un pochino in basso, però poi si perde, perché poi tutta la parte chiara sarà preponderante sulla sinistra del dipinto. Ecco, interessante, voglio ancora rimarcarvi questa compenetrazione tra colore scuro sotto e colore chiaro sopra, che non è mai macchia, non rimane mai macchiato oppure pasticciato, ecco, non deve essere pasticciato. Questo, questo colore qui che metto adesso è ottenuto con una
è come se ci fossero tre parti di Bruno Van Dyck, una parte di Nero di Marte e due parti, una parte e mezzo, due parti di bianco, di titanio, per ottenere questa tonalità, che non è la tonalità più scura, che si può ottenere, infatti. Ecco, vedete, adesso sta compenetrando lì nella parte sinistra. Cioè non è che vorrei fare una telecronaca, sembra che faccia una telecronaca di un avvenimento sportivo, ma è per farvi, per accompagnarvi in questa visita, tra virgolette. Sì, una visita che ripeto, vorrebbe mettere proprio l'attenzione ancora una volta sul procedimento. Non è una ricetta per disegnare, dipingere una nuvola, non è una ricetta, non sono dosi, è un'idea di percorso da affrontare per arrivare ad un obiettivo, qualsiasi obiettivo che io penso che un pittore o un disegnatore debba avere in mente. Secondo me la casualità, sì, esatto, può esistere una casualità. Cioè Bacon molte volte parla proprio di casualità, cioè parla che lui va sulla tela e il gesto, il colore gli suggerisce il- la forma, ma quello lì è un caso particolare, perché è proprio il metodo, cioè quello diventa un metodo. E quindi se diventa un metodo non è più casuale. Quando dipingo questi cieli c'è sempre questo silenzio. C'è sempre una riflessione sull'osservazione del paesaggio. L'idea di farli in bianco e nero non perché debbano evocare un'immagine un'immagine di, di stampa, un'immagine di, legata al disegno, ma perché il colore in questo caso non mi aiuterebbe a ricercare la struttura della composizione della forma che io voglio ottenere. Poi alla fine il risultato dello spazio pittorico del lavoro in questi esercizi monocromatici mi consentono, ma è una mia impressione, mi consentono di ottenere degli spazi, delle profondità che è difficile che io sia riuscito a trovare con il colore.
Ecco, adesso comincio a applicare nelle zone in luce il bianco. Non è in questo momento il bianco puro, non è il titanio puro, ma è mischiato con il colore di fondo che ho dato il giorno precedente. Quindi è brillante, ma non così brillante come potrebbe risultare se io usassi il bianco di titanio puro, che non è il caso di usare, perché ho intenzione di dipingere un fondo abbastanza scuro, per cui sono sicuro che possa risultare efficacemente brillante con questa tonalità, perché sennò lui rischierebbe di risultare quasi sovraesposto, per usare un termine fotografico. Chiaramente qui sto usando il pennellino più sottile perché mi interessa lavorare un pochino più nei particolari, soprattutto per definire il contorno della nuvola. Ho deciso di trasmettere questo video a velocità normale, perché mi interessava proprio che venisse fuori il procedimento del lavoro. Scelgo appositamente di stare in silenzio perché non vorrei aggiungere niente di più di quello che si vede. Osservare le nuvole che sono così cangianti dà anche la possibilità di vedere immediatamente come funziona la luce, e dato che la luce è reale ed è assolutamente sempre allo stesso posto, la nuvola si trasforma, ma mantenendo sempre la stessa fonte di luce, riesce ad assumere forme e volumi assolutamente inattesi e molto evocativi. Comunque, per riepilogare un attimo il metodo che uso appunto per affrontare un dipinto monocromatico, diciamo che è necessario avere prima di tutto un fondo uniforme, quindi un fondo grigio, chiaro o scuro, dipende poi da quello che uno vuole realizzare, però tendenzialmente la tonalità deve essere abbastanza una via di mezzo, quindi né troppo chiara né troppo scura. Questa tonalità però va conservata in un barattolo, almeno io faccio così, di vetro, con acqua dentro in modo che non si secchi, perché il colore serve a compenetrare poi il colore di fondo con i colori che verranno accostati, sia delle luci che delle ombre, o meglio, dell'ingombro delle luci e dell'ingombro delle ombre, che abbiamo deciso
che debba andare proprio in quel posto dove lo stiamo mettendo. Chiaramente tra il passaggio tra la stesura del fondo e la stesura del primo ingombro delle luci e delle ombre deve passare un giorno, in modo che il fondo non si secchi totalmente, che rimanga in una via di mezzo, non sia né tanto asciutto né tanto fresco. E la stessa cosa per gli ingombri delle luci e delle ombre che noi poi andiamo a porre sul dipinto. Anche questi devono asciugare un giorno, tenendo presente che ovviamente lo scuro del Bruno Van Dyck associato al nero di Marte secca molto prima del bianco. Cioè, più bianco noi mettiamo sulla superficie e meno e il tempo di essiccazione sarà più lento. Però non è un tempo di essiccazione è lento, però già dopo un primo giorno il bianco tende a non essere così fresco come lo abbiamo messo in precedenza. E questo tende a migliorare in maniera proporzionale alla quantità di diluente che si usa. Cioè meno diluente si usa e più il colore ha possibilità di asciugarsi in fretta. Vi sono degli essiccanti che però io assolutamente non consiglio, almeno io non uso. Io preferisco non aggiungere niente a quello che è già di molto aggiunto al colore dentro il tubetto. Ovviamente se uno ha la possibilità di prepararsi il colore e il tempo e la voglia di prepararsi il colore mesticandolo, partendo appunto dalla polvere, dal pigmento e quindi ha possibilità di farlo più o meno denso come crede. Io tendo inizialmente il colore quasi senza, anzi direi senza diluente, a meno che non debba fare una stesura molto molto sottile e velata. Adesso con questo bianco io vado a modellare la parte superiore e quindi a determinare anche quelle parti di nuvole che sono appena accennate e che quindi hanno bisogno di una consistenza maggiore. Come avete notato, io tendo a privilegiare una pennellata uniforme per tutto il dipinto. Questo per un risultato più omogeneo e consiglio di fare questo, cioè di non usare un tipo di pennellata per un determinato soggetto e un tipo di pennellata per un altro soggetto del dipinto stesso, a meno che questo non sia funzionale e intenzionale per avere una risposta percettiva diversa. Quindi questa è una nuvola in cammino, una nuvola che ovviamente che si trasforma e che quindi procede da destra verso sinistra. Ma potrebbe essere anche viceversa, però nella mia intenzione la mia intenzione è quella. Questo bianco che sto mettendo, dicevo prima, non è il bianco più brillante che posso, non è il puro bianco di titanio, ma è mischiato ancora un pochino con la parte chiara dell'ingombro che abbiamo steso nella parte iniziale delle luci, perché poi andando a fare il fondo più scuro aspetto ad illuminarlo maggiormente, perché voglio vedere se, come penso, lo scuro mi dia la possibilità di esaltare ancora di più questo bianco e quindi che non ci sia bisogno di un ulteriore intervento. Semmai quello potrebbe esserci il giorno dopo, anzi io lo faccio quasi sempre quando
ovviamente il bianco dopo una giornata tende a cadere di tono e quindi ha bisogno di essere rinforzato. Ovviamente più lo strato di bianco è compatto ed è corposo e più tenderà a non assorbirsi di più, a asciugarsi ma non a cadere di tono. Quindi è per quello che quando vedete anche molti dipinti il bianco è sempre un attimo più corposo di tutti gli altri colori, ma in qualsiasi epoca, perché tendenzialmente ha bisogno proprio di essere guidato in una stesura di corpo maggiore. Ecco, ora procedo per esempio a stendere la superficie anche mediana della nuvola esposta alla luce con la stessa intensità del bordo. Però ovviamente poi questo scuro, questo grigio che ho dato sotto, essendo fresco, mi dà la possibilità di compenetrarlo, di farlo compenetrare e quindi di creare quegli sbuffi, quelle forme che richiamano alle nuvole, ma che per me sono proprio ideali in questo momento e in quel punto del dipinto. Quindi in questo modo puoi creare delle profondità, degli spessori, anche delle velature, quindi far muovere l'oggetto che stai lavorando, sia esso un soggetto, un oggetto riconoscibile, riconducibile al reale, che un soggetto astratto. Perché anche se io dipingo in maniera astratta, ho la possibilità, o meglio, ha la possibilità chi dipinge di osservare se il pittore ha una coscienza della sua tecnica o meno, anche se fa un dipinto astratto, anche se compie un segno solo e casuale dentro il dipinto. Almeno questa è la sensazione che io ho e che mi porta anche a essere in difficoltà, ed è un mio limite, quando vado a vedere un'esposizione d'arte, perché ovviamente per me l'oggetto, il dipinto, è prevalente rispetto al soggetto. Cioè prima deve esserci questo. Se non c'è questo, può esserci rappresentato il soggetto più straordinario e più geniale, che non riesco a vederlo, non riesco a percepirlo come un'opera, perché mi fermo proprio alla sua costruzione tecnica. E la costruzione tecnica, quando manca, pregiudica, almeno da parte mia, visto l'esperienza nel vedere opere e nel lavorare, nell'essere così critico nei confronti di me stesso, a non riuscire proprio a guardarla. Poi adesso non voglio fare nomi perché è antipatico, ma anche di persone della storia dell'arte, perché non mi ritengo né in dovere né in ragione di fare questo, però io ho le mie riserve su anche pittori famosi e che non riesco a guardare perché non mi soddisfano da un punto di vista tecnico, non mi convincono da un punto di vista tecnico. Ecco, adesso ho dato corpo alla nuvola e quindi sto rifinendo la parte superiore. Mi piacciono questi sfaldamenti, queste
questi strappi che mi aiutano proprio a ripercorrere anche la costruzione della nuvola stessa. E si vede anche la costruzione della nuvola guardando, osservando soprattutto la nuvola. Se voi la osservate quando si sfalda, è come se vi aiuti a penetrare dentro di essa e a leggere come è realizzata, come è costruita dalla natura. E questa è una cosa straordinaria. E ripeto, è una delle poche cose che in natura noi riusciamo a vedere così in maniera diversa, così come un'onda, così come un movimento di vento nei rami, ma la nuvola molto di più. Poi vi sono anche nuvole che sono straordinariamente improponibili e inattese per la loro forma. Cioè, tu le vedi nel cielo, ma se tu le proponessi come nuvola non avresti mai creduto della possibilità che una nuvola così possa esistere. Così certi movimenti delle mani, per esempio. Voi vedete sempre le mani che hanno una posa sempre molto plastica, si mettono in posa, ecco. I pittori amano far mettere in posa le mani, che risultino delle belle mani, però se voi guardate anche un'immagine, una fotografia e bloccate nel momento stesso della ripresa, fotogramma per fotogramma, noterete che le mani sono messe a volte in maniera talmente tanto apparentemente disarticolata che se voi le dipingeste così non verreste mai creduti. Queste sono considerazioni così che si possono fare a lato di questa pittura, ma non hanno, ecco, adesso non sono esulano da questo contesto. Era per parlare un pochino più generalmente. Adesso sto stendendo il fondo. Vedete questo scuro qui? Questo scuro qui che noi andiamo a mettere e che per me rappresenta quello che è percettivamente il blu, sembra molto scuro. Però poi quando lo andremo a mettere, lo stenderemo su tutta la superficie della nuvola, vedrete che risulterà molto meno scuro di quanto noi possiamo immaginare. L'importante è che sia più scuro della nuvola nella parte scura superiore. Lo scuro della parte superiore deve essere più chiaro dello scuro del fondo, mentre lo scuro della parte inferiore deve essere leggermente più chiaro della parte in ombra della nuvola, ma leggermente. Quindi adesso c'è questa, se prima c'era la compenetrazione fra il bianco e lo sfondo, adesso c'è una compenetrazione tra questo nuovo sfondo e il colore che abbiamo messo prima nel margine. Ovviamente io non vado ad occupare in maniera ritagliata il bordo della nuvola, ma devo far compenetrare le due superfici, una dentro l'altra. Quindi una superficie sarà più evanescente, una superficie sarà più decisa, a seconda di come della consistenza che voglio dare io alla superficie che vado a dipingere. E quindi ovviamente adopero questo pennello un pochino più sottile per quel che riguarda i margini e poi rifinirò con un pennello di media grandezza il resto della superficie del dipinto. Questa è la prima esperienza in questo canale di un quadro dipinto ad olio, passo passo. Quando avevo iniziato a postare video in maniera molto molto dilatata, ma proprio così, solo per prova, su questo canale, e che infatti ho lasciato dormire per parecchi anni, ho sempre fatto dei tagli, ho sempre
ho sempre corredato questi pochi minuti con magari i miei pensieri, mie riflessioni sull'arte, però adesso perché un pochino sono riuscito a migliorare la- l'aspetto tecnico, quindi le riprese, anche se non mi soddisfano pienamente e quindi spero di poter riuscire ad avere strumenti migliori, però già questi mi danno la possibilità di mostrare meglio di quanto non fosse prima quello che è, anche quello che è il lavoro proprio della pittura, anche perché illuminare è veramente molto complesso, molto complesso. Questa qui è una parte, la parte più, diciamo, più sfaldata, insieme alla parte di sinistra del dipinto e la parte centrale di quella nuvola che ha quello sbuffo e quindi la compenetrazione sarà maggiore, mentre per quanto riguarda, superiore, per quanto riguarda il corpo della nuvola deve essere più deciso perché deve venire più... Ecco, adesso vedete che man mano che si va avanti il, il corpo il nero del fondo è più, non risulta così scuro come risultava la prima pennellata che abbiamo dato. Deve risultare, deve far percepire proprio il vuoto, l'aria, il vuoto che c'è tra questa nuvola e il fondo. E ho bisogno di questo fondo più scuro per avere questo tipo di percezione. Ma questo è casuale, che sia per una nuvola, ma potrebbe anche essere per qualsiasi altro oggetto. La nuvola è un pretesto straordinario e bellissimo per creare lo spazio e quindi anche per fare in modo che la pittura si rappresenti, la mia pittura si rappresenti, che è quello che mi piacerebbe che poi venisse fuori man mano, e cioè l'interesse proprio per il procedimento. Cioè il work in progress, no? Io direi che proprio è work in quanto in progress. Ecco, vedete, qui ci sono queste, questi, 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 queste compenetrazioni, ecco, come vedete in questo caso qua, che proprio vanno al dentro proprio alla nuvola. Nel momento in cui io smetto di dipingere, ovviamente perché non ho più colore sul pennello, e vado a prendere il pennello nella tavolozza, do un'occhiata complessiva sempre a tutto il dipinto e, come dicevo prima, mi verrebbe voglia di intervenire in altre parti, però cerco di darmi questa forma di disciplina, di andare per gradi, per non perdere di vista il procedimento che mi sono dato, che mi fa risparmiare tempo perché è legato a un'esigenza mia per la costruzione dell'opera. Il dipinto non l'ho detto, il dipinto è 30 cm per 40 cm. Non è un dipinto grande e quindi bisogna giocare sulla profondità. In questo caso io gioco con la profondità. Vedete che insisto su quel tipo di... Adesso ecco, addirittura sono andato con un dito perché mi piaceva, invece di cambiare pennello, ho usato
per un secondo il dito, per riuscire a far compenetrare un colore con un altro. Ecco qui che adesso affrontiamo la parte più, più decisa, quella che il cui contrasto darà ancora di più la, la lettura di un corpo solido più presente. Questo pennello che uso è un pennello di bue. Io tendenzialmente uso pennelli naturali perché tendono meno a aprirsi sulla punta. Diciamo che il pennello è la parte della pittura, del materiale pittorico più debole perché tende ha bisogno di una manutenzione maggiore, di un'attenzione nella cura maggiore. Oltre che assolutamente e quasi voglio dire, pedante doverlo dire, la cura di tenere i tubetti chiusi una volta che si è spremuto il colore sulla tavolozza, non lasciarli aperti, perché poi si crea quell'ingombro che non dà la possibilità poi al colore di fuoriuscire, quindi si deve operare, e poi proprio non fa bene proprio al colore. Quindi cercare sempre di tenere pulito il passo della vite di plastica del tubetto per poterlo avvitare. Ecco, adesso tra poco cambierò pennello perché farò la parte più. Vedete, ho aggiunto quei due sbuffi sopra per cercare di equilibrare maggiormente il lavoro perché la zona di cielo era troppo vuota per quanto mi riguarda, per quel che mi riguarda, quindi mi è piaciuto inserire questi elementi, questi piccoli sbuffi. Ecco, adesso vedete ho preso il pennello più grande e riempio tutta la superficie. Ovviamente la parte sinistra vi appare un po' più chiara perché è il riflesso della luce che non sono riuscito ad eliminare, che però riesce ancora a far leggere l'immagine. Questo posso farlo anche con la costruzione di questi di queste V, di questi due segni, posso benissimo farli anche col pennello, con questo pennello qui. E quindi adesso è solo una questione proprio di tempo dove riempire quella parte, sempre però con lo stesso tipo di pennellate che abbiamo usato nell'altra superficie. Anche se è una superficie grande, bisogna sempre operare con le stesse pennellate per rendere uniforme tutto il lavoro. Adesso rifinisco un po' i contorni con un pennello più piccolo, perché faccio compenetrare tutti e due i colori, sia il bianco che quello più chiaro che il fondo. Adesso riprendo il pennello più grosso. Questi pennelli piatti della Rosemary Co sono straordinari, ve li consiglio veramente. Soprattutto se tenuti bene, hanno una durata infinita.
Vedete, si procede sempre con le pennellate in questo modo per rendere uniforme la superficie alle altre stesure di colore. Adesso c'è solo da ultimare questa parte superiore destra e poi il dipinto per quanto riguarda la parte superiore è terminato. Adesso dobbiamo dedicarci alla parte inferiore. Vedete che io inizio col colore che ho dato sopra e subito viene proprio all'occhio che è più scuro della parte di sotto, per cui deve essere schiarito. Bisogna usare lo stesso colore del fondo superiore, però con un tono decisamente sotto, per permettere all'ombra sottostante della nuvola di emergere rispetto al fondo e quindi dare questa percezione di vuoto. I cambi di pennello appunto sono dovuti alla maggior utilità della stesura dei particolari, soprattutto sempre della compenetrazione della superficie di fondo e superficie in primo piano. Quindi leggermente deve essere più sottotono, però deve essere un pochino più chiara. Quindi allora, ritornando al ricapitolo, dopo aver fatto queste due stesure di colore bianco e scuro sopra la preparazione, bisogna prendere questi tre colori, sia al fondo che l'ingombro delle luci e che l'ingombro delle ombre, e metterli sulla tavolozza in una quantità abbastanza importante accanto ai quattro colori che si usano per il dipinto, perché aiutano a calmierare le tonalità e a rendere omogeneo il dipinto. Adesso vedete com'è il tono del fondo, come si è abbassato, e quindi come l'ombra della parte in scuro della nuvola rimane un tono di profondità maggiore del fondo stesso. Questo è importantissimo. Quindi la pittura monocromatica è ovviamente anche una pittura tonale. Arrivato a questo punto io posso avere una lettura già più corrispondente a ciò che era mia intenzione proprio fare fin dall'inizio. Le nuvole bianche che io lascio nella parte destra in basso mi aiutano anche di più a dare profondità, quindi a leggere lo spazio che c'è fra il fondo e la nuvola, oppure fra la nuvola e noi. Queste nuvole qua in basso percettivamente fanno da quinta, cioè aiutano a noi a percepire la nuvola in centro più lontana. Adesso però
in quella direzione ed questo qui appunto, vedete, c'è questo riflesso della luce, che però aiuta, non preclude di comprendere quello che è il metodo e la conduzione della pennellata, del colore. Adesso a questo video penso che la prossima settimana posterò la seconda parte della bellissima storia di László Bíró, ma poi continuerò parallelamente con il disegno della penna sfera, o magari anche della matita, e la pittura, cercando magari la prossima volta di affrontare anche qualche vicenda legata ad essa che è interessante sviluppare, magari scegliere soggetto adatto e lo sviluppo del soggetto e fare questo tipo di video. Saluto veramente tutti quelli che mi stanno sostenendo in questa bellissima avventura, quelli che mi suggeriscono i video da proporre, quelli che commentano e fanno domande, che hanno curiosità. Li saluto davvero tutti e vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me in quest'oretta a vedere la nascita e il consolidamento di questa idea di dipinto monocromatico che ho presentato a voi. Vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, di darmi fiducia e di mettere un like, un mi piace e di condividere, se vi è piaciuto, questo video e naturalmente, come ho detto prima, di commentare. Allora vi lascio alle mie ultime pennellate e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie ancora, buona giornata e a presto.